passerei la parola a Ludovico Eugenio, poi ai vari giornalisti che mi stanno scrivendo che vogliono Tanto fare delle domande. tutto Quindi prego replica. Ludovico Eugenio, che è il portavoce di Italy Church 2, che è un coordinamento di credenti contro gli abusi nella Chiesa. Insomma, adesso vi dirà Ludovica. Prego, Ludo. Grazie Francesco, mi sentite? Sì, sì. Benissimo. Allora, io intanto volevo fare un ringraziamento, diciamo, in premessa perché penso che questo convergere di competenze e di qualifiche e di ambiti di lavoro che oggi stiamo vivendo sia un primo, o se non altro, un elemento essenziale per ridurre quell'elemento di debolezza che le vittime e chi lotta con le vittime oggi sperimenta, che è l'isolamento per l'appunto. Quindi più si fa rete tra diverse competenze e più si riesce a sottrarre questa piaga al dominio dell'omertà e dell'isolamento, che sono elementi essenziali, vulneranti, nei quali appunto si perpetua l'abuso. Una parola molto breve sulla genesi di questo coordinamento, che è un coordinamento di associazioni, ma anche di persone singole, credenti, non credenti, di cittadini, di una base anche cattolica che in qualche modo vuole essere un po' una spina nel fianco nei confronti dell'istituzione, sia ecclesiale che statale, e che è nata come idea, come progetto, non a caso, da gruppi femminili. E dico questo perché in realtà la pedofilia all'interno della Chiesa, la pedofilia in generale, muove dalle stesse radici del patriarcato e della misoginia che colpisce le donne, fondamentalmente. La radice culturale è assolutamente la stessa. E dunque questi gruppi impegnati nel rispetto, nella difesa dei diritti delle donne, ne cito due, l'OIVD, Osservatorio Interreligioso sulle violenze contro le donne, quindi sulle violenze strutturali delle fedi, delle religioni contro le donne, e Donne per la Chiesa, ma ci sono altri gruppi che sono all'interno, ecco, si sono chiesti a un certo punto come poter intervenire in questo contesto così ricco di silenzio, di omertà, di isolamento, e sulla scia nel 2021 della grande commissione indipendente in Francia che ha portato allo scoperto questi dati agghiaccianti. Si parla di 330.000 vittime nell'arco di 70 anni tra clero e cioè perpetrato dal clero, ma anche dall'indotto cattolico, quindi associazionismo e cose del genere. Ecco, sulla scia di questo ci si è chiesti come poter intervenire. E è nato appunto questo coordinamento, che è una struttura molto leggera, no? Non siamo un'associazione, almeno non per il momento, proprio per intervenire a un livello culturale, prima di tutto, per creare sensibilizzazione, informazione, in un paese come il nostro, dove da un lato una cultura ancora largamente riferita a un retaggio culturale cattolico trova delle resistenze nella gente, nella cittadinanza, e dall'altro una sorta di co-clericalismo presente anche nei media fa sì che l'informazione che ha come punto di riferimento abusi all'interno della Chiesa sia totalmente carente. Se ne parla soltanto quando il caso singolo ha un qualche interesse un po' morboso o sensazionalistico. Ecco, quindi il coordinamento, che è nato 2 anni fa, a partire proprio da questa critica sistematica e strutturale di quelle condizioni che all'interno della Chiesa hanno reso possibile un fenomeno che, come è stato già detto, è un fenomeno strutturale, non è né congiunturale né occasionale. Ecco, come riuscire a erodere un po', ecco, questo contesto.
La Chiesa tende a minimizzare dicendo che si tratta di mele marce. Quello che noi cerchiamo di fare è di mettere in luce invece i cesti, quei cesti capaci di far marcire le mele, no? Cioè quali sono i contesti che rendono possibile all'interno della Chiesa, rendono più facile l'abuso. E qui i piani si moltiplicano, ne citerò solo alcuni. A livello proprio di riflessione teologica all'interno della Chiesa, la sacralizzazione della figura del prete, no? Quindi una figura che è quasi ontologicamente diversa da quella dei laici. Ieri sera riguardavo per l'ennesima volta Spotlight, il film, e mi ha colpito risentire questa frase, no? Perché i bambini non vengono creduti? Perché i bambini che denunciano, quando denunciano, trovano tanta resistenza? Perché non denunciano subito? Perché davanti hai Dio. E chi parla contro, chi può parlare contro Dio, no? Cioè questa figura sacrale che non ha più nulla di una figura alla pari con le altre persone. Si tratta di imparare anche un vocabolario, di imparare una terminologia che non c'è. E si tratta soprattutto di mettere insieme una serie di passaggi che devono partire dal fare verità. Fare verità vuol dire una commissione indipendente di inchiesta che la Conferenza Episcopale Italiana non vuole, e questo l'ha chiarito ormai già da più di 2 anni, che sola una commissione indipendente potrebbe garantire uno sguardo realmente sincero, trasparente sulla reale realtà, sulla realtà dei fatti. Non si può pensare a una prevenzione senza sapere cosa è successo, perché è successo e dove e come succede e la portata del fenomeno. Dopo il fare verità c'è il fare giustizia e i risarcimenti e la giustizia per le vittime e poi ci sarà la prevenzione. Ecco, questo è, diciamo, il quadro della nostra attività. Ci si occupa anche di donne abusate, di religiose abusate. In questo momento stiamo cercando di sostenere il processo che è in corso in Vaticano su 5 religiose abusate dal gesuita Marco Rupnik e sul nostro sito oggi lanciamo questa lettera al Dicastero per la dottrina della fede che continua a mantenere totalmente segreto questo processo senza nemmeno informare le vittime del suo andamento. Vi ringrazio.